Ragazzi, buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo mercoledì 25 settembre 2024. Siamo di nuovo qui con un editoriale, quindi buongiorno a tutti, buona colazione, buon viaggio verso lavoro, buon pomeriggio se state vedendo questo video il pomeriggio, buona serata, insomma, ben ritrovati qui da parte di Enrico Boiani. Un editoriale, il primo editoriale dopo un derby vinto da parte del sottoscritto, quindi sono molto molto contento, ragazzi, non mi aspettavo minimamente di riuscire a vincere questa partita. Sono molto felice, ergo condividiamo tutti insieme questa felicità. Cliccate il tasto mi piace, supportateci qua sotto, arriviamo a 1500 se possibile per il supporto, 1000-1500 like. Lasciateci un commento perché oggi non ci sono i commenti, i vostri commenti, anche perché settimana scorsa c'era la Champions League e quindi non ho fatto l'editoriale, ma dalla prossima ripartiamo in teoria con i commenti. Quindi lasciateci un commento, sempre scrivendo alla fine tra parentesi pubblicabile o non pubblicabile, perché poi nei prossimi editoriali li condividerò. Oggi abbiamo tre temi subito caldi dopo il derby, abbastanza importanti, sia per il derby stesso, di cui parleremo tra poco, le parole di Cardinale, che è il primo tema che tratteremo, e alla fine vi svelo non un segreto, però una piccola cosa che mi ha fatto dire, beh, però dai, forse è la cosa giusta per ripartire, perché ho notato alcune cose alla fine della partita contro l'Inter che mi hanno fatto e mi fanno ben sperare, partendo dal presupposto che non diciamo alziamoci, non buttiamoci in voli pindari, ci aspettiamo, rimaniamo calmi, testa bassa e lavorare, perché venerdì sera a San Siro arriva il Lecce, vale 3 punti come il derby, bisogna vincerla, bisogna infilare una serie di vittorie e soprattutto vincere con Lecce poi porterebbe anche a guardare il weekend calcistico, quindi sabato e domenica di Serie A, in cima alla classifica, perché il Milan andrebbe a pari punti con il Torino a quota 11. Ma andiamo con ordine, partendo appunto dalle parole di Cardinale. Il mio è un no comment, cioè l'avete già letto dal titolo, probabilmente è un no comment, anche al talk ho detto no comment, perché dopo tutto questo tempo, poi lo so che ho scritto no comment e lo sto commentando, però abbiate pazienza, è un po' il giochino che dobbiamo fare. È da un po' di tempo che non abbiamo ancora capito che cosa significa il Milan, cioè che cosa significa possedere un club di calcio, innanzitutto, e soprattutto possederlo in Europa, andando ancora più con la lente di ingrandimento, e soprattutto possederlo in Italia, e soprattutto possedere uno dei migliori, se non il più grande club italiano. Ecco, perché non abbiamo credo capito come funziona. Non l'abbiamo capito perché le parole di Cardinale ci dimostrano che sì, è stata compresa la necessità di vittoria, la voglia di vittoria e l'ossessione di vittoria da parte dei tifosi, ma non è stata capita l'importanza, probabilmente, dal punto di vista anche da parte del proprietario, cioè che questa cosa deve essere una priorità. Lo abbiamo sempre detto, il Milan negli altri settori ha lavorato molto bene, lavora molto bene anche dal punto di vista economico, ci mancherebbe altro, ma non devono essere la priorità, non sono la priorità e se non si capisce questa cosa si è in alto mare dal mio punto di vista. Per questo dico no comment. Le tempistiche sono state quantomeno singolari, per usare un eufemismo, essere buoni, perché poi io mi ricordo le critiche a Paolo Maldini per l'intervista 5 giorni dopo lo scudetto, in cui si incentivava a fare degli sforzi ulteriori per creare un gap in Italia e per provare a competere in Europa. Fu criticato pesantemente Maldini per aver parlato 5 giorni dopo lo scudetto, inasprendo un po', no, anche gli umori in vista della stagione successiva. Qui queste parole arrivano nemmeno 24 ore dopo un derby vinto, dopo 6 derby persi, tra l'altro. Quindi non lo so, è tutto un po' sbagliato dal mio punto di vista, la mia personalissima opinione questa, sia quello che è stato detto che cozza con ogni principio, diciamo, storico del calcio italiano, dei tifosi del calcio italiano, del mondo del calcio italiano, posto che
l'ambizione di voler modificare il calcio italiano è anche giusta, non sto dicendo questo, cioè anzi è anche ammirevole la volontà di far sviluppare il calcio italiano, però prima bisogna partire dal Milan, perché si è proprietari del Milan, non della Lega Serie A, quindi si parte dal Milan, si porta il Milan ai massimi livelli e da lì poi eventualmente si lavora in espansione anche verso altri orizzonti. E quindi questo è sulle parole di Cardinale, ditemi la vostra, ma cercando di essere ragazzi educati, perché mi piacerebbe leggere dei commenti non con insulti. Io capisco che molti siano un po' stufi, un po', non lo so, siano stupiti da queste parole, o magari non sono stupiti, sono rassegnati, io non lo so questo, però cercate di dirmi la vostra nei commenti, sempre con educazione e rispetto, perché siamo sempre tra esseri umani ed è la prima cosa che ci deve essere in generale con tutti, per quanto mi riguarda. Passiamo alle note positive, perché ragazzi abbiamo vinto un bel derby, abbiamo vinto davvero un bel derby, una partita giocata benissimo, soprattutto nel secondo tempo, perché dopo l'1-1 dell'Inter abbiamo avuto qualche scricchiolio e bisogna riconoscerlo, però nel secondo tempo poteva finire molto peggio per l'Inter, abbiamo sprecato un po' di occasioni e ha segnato il ragazzo che se lo merita di più. Nel secondo tempo del derby abbiamo rivisto il Milan, abbiamo visto un giocatore e alcuni giocatori, vi direi, che sono tornati con il focus su questa partita non si perde, anzi questa partita si vince. Abbiamo visto finalmente un derby diverso rispetto ai 6 precedenti, perché non ci voleva, e non è che ci volesse una persona dotata di un QI stratosferico per capire che perso 1, persi 2, persi 3, dovevi cambiare le cose, dovevi cambiare atteggiamento tattico, dovevi fare un qualcosa di diverso che non fosse giocare per non perderlo, come abbiamo fatto con Pioli o comunque nell'esperienza precedente. Il Milan ha giocato a pallone con un atteggiamento un po' più equilibrato, un pochino più tranquillo, sacrificandosi tanto e quindi io sono molto felice di questa partita. È chiaro che, come dice spesso anche Simo, non dobbiamo rendere il derby Inter-Milan l'highlight massimo, l'apice di questa stagione, cioè da qui bisogna partire, da qui bisogna mettersi in moto, bisogna utilizzarlo come rampa di lancio, non come punto di massima salita, perché altrimenti è tutto vano. Non sto dicendo che il peggio è passato e adesso è tutto in discesa, sto dicendo che da qui adesso inizia la salita, perché paradossalmente spalle al muro come eravamo messi dopo le 3 pere dal Liverpool e via dicendo, non dico che fosse più facile, però non avevi nulla da perdere, no? Perdevi il derby, mandavi via Fonseca e chi si era visto saremmo ripartiti magari con un nuovo allenatore. Il difficile viene adesso, perché adesso devi confermare quanto hai fatto vedere nel derby, devi mettere punti su punti in classifica, devi iniziare a fare punti e vittorie anche in Champions League e hai 2 partite che sono tutt'altro che facili, soprattutto quella con Real Madrid, ma anche quella con Leverkusen, quindi fare 3 punti col Bruges San Siro e poi fare i punti anche dopo. E il difficile viene adesso e so che ne abbiamo parlato anche ieri di questo fatto della prova del 9 con Lecce, però è vero, cioè se tu con il Lecce scendi in campo svogliato, mezzo stanco, mezzo che non c'hai voglia, dopo quello che hai fatto vedere nel derby, ragazzi, siamo punto a capo, non abbiamo imparato niente. Però Fonseca era stato profetico, se vogliamo, in conferenza, dicendo mi piacerebbe farvi vedere come hanno lavorato i ragazzi in settimana in questi giorni dopo il Liverpool, perché sono stati fantastici e fantastici poi sono stati anche in campo contro l'Inter e è stata una bella vittoria, anche perché siamo tornati un po' al passato, cioè ultimamente nei derby l'Inter non parlava mai, non faceva mai mezza dichiarazione, non faceva nulla, scendeva in campo, giocava e vinceva, noi facevamo interviste, chiacchiere, promesse e poi scendevamo in campo e finiva sempre male. Questa volta qua abbiamo lavorato con la testa bassa, in silenzio, e l'Inter invece, soprattutto in qualche figura, mi riferisco al loro numero 20, si è un po' divertito, no? Alla vigilia con le storie Instagram e queste cose qua. E per me un po' questa sufficienza, questa superficialità e questa arroganza l'hai pagata, così come dal mio punto di vista eri arrogante tu
a giocare sempre allo stesso modo, pensando di dominarli, pensando che le tue idee fossero superiori, quando in realtà per 1, 2, 3, 4, 5 volte le tue idee non ti avevano portato da nessuna parte. L'arroganza non paga mai nello sport, mai. Paga l'ambizione, paga il coraggio, che tra l'altro è stato scritto appunto negli spogliatoi da Fonseca in tutte le lingue, paga l'umiltà, paga la cattiveria agonistica. Sono queste le cose che pagano nel calcio. L'arroganza e la presunzione nel calcio, ma anche in tantissimi, se non tutti gli altri ambiti, non pagano mai, ragazzi. E dovremmo imparare a capirlo sia nella rosa che nell'allenatore, vi direi di no perché mi sembra abbastanza umile, che soprattutto ai piani un po' più alti. L'arroganza e la presunzione e la sufficienza non pagano mai. E in questo derby l'arroganza, la presunzione e la sufficienza hanno perso. Ha vinto un'altra roba, ha vinto il Milan, fortunatamente. Arriviamo all'ultima questione, che è quella un po' più interessante secondo me, cioè quella del dettaglio da cui ripartire, del dettaglio su cui affidarsi per il prossimo futuro, ed è questo. Allora, partiamo da un presupposto. Il Milan in questo inizio di stagione, anche un po' nella vittoria col Venezia, se vogliamo, ma da quando è iniziata la stagione a me è apparso, non so voi, anche questo scrivetemelo nei commenti, un po' cupo come ambiente, come situazione, giocatori poco sorridenti, poca voglia di giocare proprio, poca voglia di gruppo. Cioè, le parole di Morata alla prima giornata un po' riecheggiano, se vogliamo, perché non è sembrata una squadra serena, mai. Cioè, io ho sempre visto i giocatori un po' preoccupati, un po', non dico tristi, però un po' cupi, scuri in volto. Non so, c'era qualcosa che non andava, secondo me. Anche, per esempio, nella vittoria col Venezia, che vinci bene 4-0, ma non ho sentito quel clima di dai, adesso partiamo. Anche nel post partita, sì, eri felice della vittoria, però è sembrato un avvio di stagione un po' tenebroso, ok? Cupo, un po' triste anche, passatemi il termine, anche se non mi piace molto come termine, perché non lo reputo molto corretto. Nel derby, soprattutto dopo il gol di Gabbia, soprattutto nel finale, io ho visto un'altra cosa. Cioè, io ho visto un altro Milan, ho proprio visto la netta differenza. È ovvio che vincere il derby ti porta... Però proprio ho visto una netta differenza, anche Emerson Royal, anche Fofana, Ciucuese, come ha detto Gabbia, no? Giocatori magari arrivati da poco, che giocano meno, Abram, Teo Leao stessi che hanno fatto un avvio di stagione mezzo tragico, mi sono sembrati, cioè, vedere Leao tornare a sorridere, vedere Teo sotto la curva esultare come un matto e non fare magari l'esultanza polemica, cioè, sono cose che a me fanno ben sperare. Il dettaglio è questo: ripartiamo dalla felicità, perché vincere aiuta a vincere, è vero, è giusto, ma un clima e un ambiente sereno, gioioso anche, passatemi questo termine, perché lavorare con felicità, fare il proprio lavoro con felicità, fa la differenza anche nel calcio, perché per questi ragazzi è il lavoro. Quindi ripartiamo da questa felicità, dalla gioia di aver vinto un derby così alla fine con un gol di Matteo Gabbia, giocatore del vivaio, e per me questa felicità nel finale deve essere la chiave da cui ripartire. Oltre alla tattica, oltre a la condizione fisica, oltre a tutte le questioni proprio prettamente di campo, bisogna secondo me ripartire proprio da questo clima felice, perché siamo lì in classifica, ti ha aspettato la classifica, bisogna essere contenti di essere al Milan, bisogna essere contenti di giocare per, non dico tutte le competizioni, però comunque di essere lì. Anche se immagino che possano sembrare concetti banali, ma i concetti banali del calcio al Milan negli ultimi mesi, se non anni, sono finiti nel cestino. Quindi dobbiamo andare in questo maledetto cestino e riprenderli fuori, togliergli la stropicciatura che hanno e rimetterli sul tavolo, perché le cose banali del calcio nel Milan ultimamente non c'erano più. Cioè le essenzialità del pallone, della Serie A, del campionato italiano, dei derby, delle partite, del campo, della preparazione, della tattica, tutte queste cose che magari per tutte le altre squadre sono cose semplici, banali, doverose, per il Milan non lo sono state.
Quindi ripartiamo dalle cose semplici, banali e doverose, ripartiamo dal lavorare tutti insieme, dal preparare le partite, da questa felicità che ti ha portato a una vittoria importante. Ripartiamo da qui perché secondo me non so se vinceremo, non so se abbiamo la rosa per vincere, non so se con questo nuovo modulo riusciremo a giocare tutto il campionato, compresa anche la Champions League. Questo onestamente non lo so, è troppo, veramente troppo presto per dirlo, quindi su questo non mi sbilancio, però faremo un'altra stagione, diversa da quella che si era prospettata, ma senza quei sorrisi, quella coesione, quell'essere tutti insieme sotto la Sud dopo la vittoria del derby, senza quella roba lì, ragazzi, non si va da nessuna parte. Ed è una roba che non compri e che non scrivi né negli algoritmi, né nei dati statistici, né nei tocchi di palla, né in quanti fuorigioco hai fatto causare, né in niente di niente. È una roba che è qui dentro e qui dentro. Scusate, credo di aver toccato il microfono. E qui dentro. È una roba che non compri o non vendi, una roba che non ha valore, una roba che o hai o non hai, e se ce l'hai te la devi tenere stretta. E quindi speriamo di ripartire da qui. È tutto anche per questo editoriale, ragazzi, e vi auguro una buona giornata. Ripartiamo con gli altri appuntamenti nel corso appunto odierno, ripartendo da Mattino Milan, poi le dirette, e ci ritroviamo con un nuovo editoriale settimana prossima, dopo la Champions League, sempre se non sarà, come l'avete visto dopo il Liverpool, un video diviso in 3, se sarà solo il mio editoriale, ci vediamo mercoledì, oppure tra un paio di mercoledì. Da Enrico Boiani è tutto, ragazzi, buona giornata, fate i bravi.